Bentornati nella mia rubrica Rosette e la scarpetta. Per questa sera vi propongo una ricetta a base di scarola saltata in padella con uva passa e pinoli e acciughe sott'olio. Ma prima della preparazione vera e propria, sigla! Per la scarpetta di oggi occorrono scarola tagliata e pulita, pinoli, uva passa, filetti di acciuga in olio d'oliva, un aglio, sale grosso e il nostro immancabile olio extravergine di oliva. Allora, ho versato, incominciamo la preparazione. Ho preso una casseruola ben capiente per raccogliere la nostra scarola e l'ho riempita d'acqua, in modo tale che facciamo bollire la nostra verdura. Nel momento in cui bollirà metteremo il sale grosso e faremo andare la verdura per circa 10 minuti al massimo. Controlliamo l'acqua che sta bollendo, quindi procediamo con lessare la nostra scarola. Allora aggiungiamo una bella manciata di sale grosso e possiamo immergere la scarola nella nostra acqua bollente. Questo è un tipo di appartiene alla famiglia delle cicorie o anche come insalata è molto simile all'indivia. Tempo di cottura, ovviamente il tempo che perde la croccantezza e diventa più morbida, per cui 10 minuti, un quarto d'ora in acqua salata. Si presenta in formato come se fosse un piccolo cespuglio. L'ho lavata, l'ho tagliata, ho eliminato la parte sottostante che era un po' più scura, lasciando appunto la parte più bianca e più verde. Per velocizzare la cottura possiamo appoggiarci il nostro comodissimo coperchio a campana. Diamo una controllatina che punto è la nostra scarola. Ecco, sta bollendo, l'acqua è già salata, ecco, avrà un aspetto simile a questo. Adesso la facciamo andare ancora per qualche minuto e poi sarà pronta, la scoliamo e prepariamo la nostra vera e propria scarpetta di questa sera. Anche questo piatto che vi proporrò è versatile, nel senso che questa scarola si può mangiare anche accompagnata con altri ingredienti che pian piano vi svelerò. Per adesso aspettiamo ancora qualche minuto e poi passiamo alla padella. Diamo un'ultima controllata. La nostra scarola è pronta ed è proprio, come diciamo noi a Napoli, bella ammosciata. Quindi adesso si presenta così, bella morbida, sempre ha mantenuto il bel verde. Adesso la scoliamo, quindi munitevi del contenitore magari dove prima c'era la scarola da lessare, un bel colino, e andiamo a toglierla dall'acqua di cottura. Questa poi andrà raffreddata e strizzata, perché non deve essere molto acquosa, perché già la rilascerà di suo essendo verdura. Quindi adesso la mettiamo nel suo recipiente e poi, una volta che sarà un po' raffreddata, con le mani la strizziamo e la rendiamo più asciutta. Ecco, per le quantità considerate che tutti i tipi di verdura una volta che verranno lessate perdono di volume, pertanto regolatevi per quante persone poi dovranno mangiare il piatto, perché si riduce proprio ai minimi termini. Queste erano 2 scarole grandi, dopo la cottura diciamo che il risultato è questo. Abbiamo scolato la nostra scarola,
Se per caso non aveste tempo da dedicare ad aspettare che la scarola si raffreddi e quindi successivamente poi strizzarla con le mani, possiamo anche adoperare una forchetta e premerla in modo tale che perda tutta l'acqua. Un altro suggerimento che vi offro è che la scarola tende ad essere amara, perché infatti può essere anche utilizzata come semplice insalata. È un'insalata piuttosto amarognola che con la cottura e il sale perde tutto l'amaro, per cui quando poi sarà cotta con i nostri ingredienti che aggiungeremo dopo, risulterà essere anche dolce. E veniamo adesso alla cottura del piatto vero e proprio che vi propongo oggi. Ci muniamo della nostra sempre comoda padella abbastanza ampia, il nostro olio extravergine. Su questo possiamo anche non abbondare, perché abbiamo poi anche le acciughe, le alici sott'olio, per cui aggiungeremo ancora un po' d'olio quando versiamo le acciughe. Accendiamo il nostro fuoco e mettiamo a soffriggere l'aglio già liberato dalla pelle. Una volta che l'aglio sarà dorato come al solito, lo leveremo e aggiungeremo man mano i vari ingredienti. A questo punto l'aglio è quasi pronto, è dorato, cominciamo a toglierlo e nell'olio bollente, sempre facendo attenzione, versiamo i filetti di acciuga in olio d'oliva. Ecco, farà appunto questo rumore. Ecco, l'olio a vostro piacimento lo potete anche aggiungere. Insieme alle acciughe versiamo anche 2 pinoli e facciamo tostare anche la nostra uvetta, uva passa, come preferite chiamarla. Questo ovviamente va secondo i gusti, se non piace l'uvetta si può anche non aggiungerla. L'uvetta dà proprio questo sapore dolciastro al nostro piatto. I nostri filetti di acciuga si stanno sciogliendo, rilasciando appunto il sapore, anche il salato, nell'olio, motivo per il quale, come vi ho anticipato all'inizio, è un piatto che non va salato ulteriormente, perché abbiamo già aggiunto di sale anche l'acqua quando abbiamo lessato le scarole. E una volta che gli ingredienti si sono un po' miscelati tra di loro, insaporiti, possiamo versare la nostra scarola. Tempo di cottura di questo piatto a questo punto sarà veramente di pochi secondi, di pochi minuti, perché si devono soltanto amalgamare i vari gusti e i vari sapori. Copriamo col nostro coperchio in modo che rilascia un po' di vapore e tra poco siamo pronti per l'impiattamento. La nostra scarpetta è praticamente pronta, possiamo spegnere il gas, possiamo anche assaggiarla per vedere se è salata oppure ancora insipida. E un consiglio per i nostri amici vegetariani: al posto dei filetti di acciuga possiamo mettere tranquillamente dei capperi, se piacciono. Assaggiamo. Ottima. Il nostro piatto per la presentazione della scarpetta di oggi è pronto. Mettiamo già il nostro pane tagliato per accogliere la scarola, e il pane che di solito uso, sempre questo con la mollica, facilmente pronto per questi tipi di piatti. E adesso possiamo tranquillamente, ecco qui. Anche questa volta, se preferite avere il pane abbrustolito sotto forma di bruschetta, si può fare, perché è buonissimo lo stesso. Quindi adesso le prepariamo, ecco, guardate il colore e questo sapore tra il dolciastro e il salato, per cui un buon connubio tra i due sapori. Se vi dovesse avanzare è ottima anche fredda, e si può accompagnare anche a un bel piatto di carne, a
anche un pezzo di pizza o con dei legumi. Per la scarpetta di questa sera ho pensato di abbinare un rosso Chianti dei Colli Senesi, che è abbastanza forte, diciamo, come sapore, bello rosso. Come al solito, buona scarpetta a tutti e ricordatevi, se vi è piaciuta la scarpetta cliccate su Rosetta.